Buongiorno amici di Fish, oggi parleremo del popper. Il popper è un'esca che prende il nome dal suono onomatopeico che produce quando viene recuperata, pop, e qui da qui il nome inglese popper. Queste esche vennero prodotte inizialmente di legno, oggi col passare del tempo poi sono state prodotte in moltissimi materiali e forme diverse. Tuttavia hanno tutte la stessa caratteristica, ossia una bocca concava che gli conferisce il tipico nuoto e il tipico rumore. Inoltre li troviamo in dimensioni differenti, dalle più grandi alle più piccole. Questo è perché il popper non è indirizzato a un solo predatore, ma bensì a più predatori. Nel nostro mare, in effetti, sono indirizzate alle lecceamia, ai pesci serra e alle spigole, che sono le tre prede principali del popper. Tuttavia possono essere anche utilizzate in alto mare per i tonni o in alcune regioni d'Italia per i barracuda. A seconda della dimensione possiamo andare a selezionare il tipo di pesce che vogliamo insidiare. I popper più grossi, come questo, quindi parliamo di 20 cm con una grammatura importante che permette di lanciarli a distanze notevoli, sono indirizzate sicuramente alle lecceamia, che ricordiamo sono in grado di predare cefali di più di 1 chilo. Mentre invece i popper di media grandezza, come questo, o un pochino più piccoli, sono maggiormente dedicati ai serra, che spesso preferiscono un popper diciamo più allungato e di dimensioni intorno ai 15 cm. Infine ci sono i popper dedicati alle spigole, fino ad arrivare ai più piccoli, 5 cm, e vi posso garantire che anche con questa dimensione si vanno a prendere spigole importanti. Ovviamente il popper deve o stimolare l'attacco del predatore, come nel caso della lecciame o del serra, o riprodurre una vera e propria la mangianza che c'è in quel momento, ed è per questo che esistono poi popper più piccolini dedicati alle spigole. C'è poi infine un'ultima caratteristica che è il colore. Il colore in quest'esca non è così importante come in altre esche che lavorano al di sotto della superficie, infatti il popper è un'esca top water, un'esca che galleggia. L'importanza è data più che altro dal contrasto di colore tra il fondo e il cielo, quindi colori chiari e colori scuri. A me piace utilizzare colori scuri quando c'è molta schiuma, quando quindi è importante che il pesce riesca ad avvistare l'esca. In condizioni diverse preferisco colori naturali, se non addirittura il bianco, che comunque si staglia bene sulla superficie. Per recuperare i popper vi consiglio una canna ad azione fast. Perché questo? È abbastanza leggera. Perché quando andiamo a utilizzare esche top water e quindi dobbiamo muoverle parecchio, la canna deve lavorare per noi. Quindi vi consiglio di abbinare un mulinello abbastanza leggero, ovviamente se non stiamo pescando grosse lecce o tonni, ma pescando i serra e le spigole, quindi un mulinello leggero e una canna ad azione fast che si muova che vi consenta di muovere l'esca agevolmente e velocemente. E ora proviamolo in mare. Parliamo ora del recupero del popper. Per farlo sto utilizzando un'esca a me molto cara, l'Hydro Tiger della Yuzuri, un popper che un giorno mi ha regalato un'emozione incredibile con un serra un po' troppo cresciuto e che oggi ci darà una bella emozione con questo sub. Scherzi a parte, il recupero del popper classico va effettuato a stop and go. Sostanzialmente si lancia l'esca, a me piace lasciarla ferma un paio di secondi perché anche il tonfo dell'esca in acqua attira comunque i pesci, e dopodiché dare una gercata, aspettare un paio di secondi, dare un'altra cercata e così via. Si può fare quindi un vero e proprio recupero a stop and go con delle grosse bollate, e possiamo moderare le bollate a seconda della gercata che stiamo dando, oppure diciamo con un movimento più accompagnato, più lento. Possiamo anche dare 2 gercate e fermarci, soprattutto se nello spot ci sono dei pesci che vogliamo catturare come le spigole. Sappiamo lì c'è una buona buchetta, 2 stop ci fermiamo, un altri 2 stop ci fermiamo e la attiriamo. Per i serra il discorso è lo stesso, così per le lecce, tuttavia questi pesci a volte amano il movimento un po' più accentuato, quindi possiamo alternare recuperi a stop and go a recuperi invece un po' più continui, dando delle gercate ogni tanto che permettono di creare quegli schizzi e quel rumore che possono attirare in maniera più efficace i pesci. Per le grosse lecce, che sono comunque dei predatori che amano inseguire i cefali, diciamo, che è la loro preda principale, possiamo, nel momento in cui ci sta seguendo, senza che ci facciamo prendere dal panico, accelerare leggermente l'esca per indurla a mangiare. Lo stesso possiamo farlo coi serra,
E a volte vale anche il contrario, parlo di Serra e non di Lecce. Se il Serra ci segue ma andiamo troppo veloce, possiamo provare a fermarci e dare un recupero a stop and go. In generale la regola è questa: se stiamo facendo un recupero stop and go, il pesce di solito mangia direttamente. Se non lo fa ma si limita a seguire l'esca per un lungo tratto, dobbiamo cambiare qualcosa. In quel caso accelerare. Se nel nuoto accelerato notiamo che il pesce segue l'esca ma non mangia, a quel punto torniamo sullo stop and go. Cari amici, spero di avervi detto quasi tutto su popper. Poi nei prossimi video vedremo nello specifico le diverse esche, perché poi ognuna ha dei modi di recupero e anche diciamo delle canne da pesca da utilizzare differenti. Con questo video vi lascio, mi raccomando mettete il like, iscrivetevi al canale e se volete avere le notifiche attive per vedere tutti i video che caricherò nel tempo, attivate la campanellina e vi arriveranno le notifiche.